tutti e benvenuti in questa nuova puntata speciale di Racing is Life. Nella scorsa gara del Formula Predators, ovvero gara 1 di Varano, è successo veramente di tutto. Sportellate, sorpassi al limite, manovre illegali, incidenti. Tutte queste manovre hanno fatto lavorare tanto la direzione gara e sono arrivate anche delle penalità. Nel video di oggi quindi andiamo ad analizzare tutte le manovre e gli incidenti per poi vedere insieme chi è stato penalizzato e perché. E io partirei proprio dall'inizio, ovvero dal sorpasso che mi ha permesso di arrivare in testa. Cioè, è stata una manovra normalissima, pulitissima, ma ci tengo a farvela vedere perché, dai, sono abbastanza contento di questo sorpasso, mi è uscito bene ed è stato bello. Vedete, io mi trovo in terza posizione, davanti a me ho Critelli e Machado che sono in lotta, si arriva alla seconda variante e loro si portano tutti interni. Vedete, Critelli chiude la porta all'interno e Machado cerca di passarlo ancora più all'interno. A questo punto quindi io, vedendo che loro erano in lotta, decido di portarmi tutto esterno per fare una linea opposta alla loro, incrociare e passarla in uscita. Vedete, io mi porto qua. Loro nel momento in cui sono qui, io ero sicuro che sarebbero andati per forza lunghi. E così è, vedete? Loro arrivando lunghi qui, per forza di cose poi sarebbero arrivati lunghi anche alla curva successiva. Quindi io cosa faccio? Faccio l'incrocio di traiettoria. Qui mi porto tutto interno, tutto a sinistra, vedete? Per poi incrociare e uscire più forte rispetto a loro. Infatti così è. Sbam! Loro sono andati lunghi. E arrivati a questo punto si arriva in una curva in cui due macchine non ci passano. Quindi solo uno può passare, a meno che non ci schiantiamo. E io in questo punto avevo il vantaggio perché avevo la traiettoria interna e quindi il vantaggio di traiettoria. Quindi Critelli, dovendo essere prudente per portare a casa punti per il campionato, mentre il mio campionato ormai è andato a farsi fuori, io posso prendermi tutti i rischi del mondo. Infatti Critelli decide di mollare e passo io. E davvero questo sorpasso mi è piaciuto tantissimo perché è stata una manovra studiata e costruita. Purtroppo però i sogni di gloria sono durati poco perché verso il quinto giro io faticavo tanto a tenere la testa della corsa e sono stato ripassato. Il sorpasso che ho subito è stato un po' particolare. Vedete, Critelli è uscito più forte dalla curva 1, io chiudo l'interno della curva 2 e lui si porta tutto all'esterno per cercare di affiancarsi all'esterno di questa curva 3. E arriviamo a questo punto in cui io avrei dovuto accelerare e allargare la linea. Il problema è che dallo specchietto ho visto la ruota di Critelli. Quindi non me la son sentita di allargare facendo la solita linea col rischio di toccarci e finire fuori entrambi. Ma ho preferito restare interno. Col senno di poi avrei potuto essere un po' più aggressivo e portarlo largo. Sono stato un po' troppo buono qua. Quindi cosa è successo? Che nel momento in cui ho deciso di tenere una linea più interna, mi sono trovato a dare gas col volante girato. E questo, inevitabilmente, mi ha portato ad avere sovrasterzo. Il problema di queste macchine è che avendo le gomme slick, quando vai in sovrasterzo, la gomma attacca per terra e ti frena. Qui purtroppo ho dovuto mollare e Critelli quindi, uscendo più forte, naturalmente mi ha passato in scioltezza. A questo punto cosa succede? Che Machado dietro vuole approfittarne anche lui e cerca di passarmi pure lui. Vedete, lui si affianca all'interno e io giustamente mi porto tutto interno per coprire la traiettoria. A questo punto io non avrei mai immaginato che Machado si sarebbe infilato in questo fazzoletto d'asfalto. Per cui non ho minimamente guardato l'interno, ma ho continuato a guardare davanti a me Critelli, che era diventato il mio punto di riferimento per la curva. Quindi ho impostato la curva guardando Critelli. E nel momento in cui ho fatto per sterzare, boom, mi sono trovato dentro Machado. Questo è il motivo per cui io ho sterzato addosso, perché proprio, lo vedete, la mia testa punta in avanti. E con la coda dell'occhio, col casco, non l'ho visto. Quindi quando ho sterzato, lui era già dentro. E questo è stato il punto probabilmente in cui mi si è rotta la sospensione. Ve l'avevo fatto vedere, la molla si è spezzata. Ed è rimasta quindi completamente schiacciata. La molla della barra antirollio sinistra, quella che viene collocata qua. Mi viene da pensare che si sia rotta qui e poi magari si è rotta in un altro posto, non lo so. Però vedete, quando io sterzo e lui mi colpisce, boom. Vedete come la ruota sinistra si alza di colpo? Quanto viene compressa qua? Quindi può essere quello che mi ha spaccato la molla. Comunque il sorpasso di Machado è stato un gran sorpasso, violento, aggressivo, però la verità è che io sono sempre stato a favore delle sportellate. Sta roba che in Formula 1, minchia, sfiori l'altro pilota con l'adesivo attaccato sulla carena e ti becchi 5 secondi di penalità, hanno rotto le palle. Queste sono le gare.
Devo dire che nelle ultime gare la FIA forse ha iniziato a ragionare. Cosa è successo poi? Che una volta passato da Machado, Azzori, che era lì dietro, ha voluto passarmi anche lui, giustamente, come gli avvoltoi. Quindi mi ha preso la scia e arrivati alla curva X, io difendo la traiettoria interna. Lui giustamente si porta all'esterno e decide di infilarsi. Ora io qui ho il vantaggio di traiettoria, quindi esco più forte, nonostante lui l'abbia fatta fortissima la curva all'esterno. Però lui è stato bravo a sfruttare tutto il cordolo in uscita e a restare esterno. A questo punto, dato che da regolamento lui ha il vantaggio di traiettoria, perché è già affiancato a me, non posso fare come se non ci fosse. Quindi, la curva successiva, in cui io in genere mi allargo proprio fino all'esterno, non posso farla come sempre, devo farla più piano. Mentre lui invece può farla forte tutto largo. Vedete? E quindi continua a resistere all'esterno. E a questo punto io non posso andare a chiudergli la linea, perché lui continua a essere interno. Lui giustamente tira la staccata, arrivando lungo, portandomi leggermente largo, e mi passa. E questo è stato un sorpasso davvero capolavoro da parte di Azzori. Tra l'altro Azzori ha un canale YouTube, che ho linkato qui sotto, in cui potete vedere la gara dal suo punto di vista. Mette tutti i video delle gare, quindi andate a dargli un'occhiata perché ci sta mettendo davvero tanto impegno. E arriviamo infine al fattaccio, quello che ha fatto tanto discutere, ovvero il casino che è successo all'ultimo giro in seguito alla safety car. Ora, che cosa succede? Siamo nel corso del penultimo giro, sta per iniziare l'ultimo giro e la safety car è ancora qui. A memoria io mi ricordo che aveva spento le luci già 2 curve prima. Machado, da quello che mi ha detto, non se n'era accorto. Vedete, Machado è il pilota che sta in testa, no? Lì, tac, macchina rossa. Quindi arriviamo all'ultima curva che capiamo solo ora che la safety car sta rientrando. O meglio, Machado lo capisce solo ora. Quindi anziché ripartire, aspetta. Temporeggia, temporeggia. E vedete, noi siamo lì che... Dai, parti, parti, parti. A questo punto lui parte e guardate cosa succede. Boom, Tarani e Palumieri mi passano prima del traguardo, che è totalmente illegale. La regola dice che con ripartenza da safety car tu non puoi neanche affiancarti all'altra macchina finché non hai passato il traguardo. E il traguardo è questa linea che vedete qua. Questo è il traguardo, e qui altro che affiancarsi. Ora, io onestamente non capisco il senso di questa manovra, perché... Un incidente ci sta, fai un errore di valutazione. Una falsa partenza ci sta, ti scappa al piede la frizione. Ma sorpassare qualcuno deliberatamente prima del traguardo, perché? Ora, Tarani e Palumieri sono piloti con decenni di esperienza, no? Quindi io credo sempre nella buona fede degli altri, quindi ho cercato di capire che cosa possa averli spinti all'errore. L'unica cosa che mi viene da pensare è questa. Noi in questo momento... siamo tutti qui a dire dai, parti Machado, parti. E mentre io sono in questa posizione, Tarani è abbastanza lontano da me, come se stesse in un certo senso prendendo la rincorsa. Io sono incollato ad Azzori, per evitare come a Cremona di farmi fregare nella ripartenza, mentre Tarani è lontano da me, come se volesse prendere la rincorsa e arrivare più forte alla prima curva. Il problema è che, come vedete... Machado ci mette tanto a ripartire e io a questo punto accelero come per ripartire, ma devo alzare il piede perché non sono ancora ripartiti, guardate. Avete visto? Ho dovuto alzare il piede qua e rallentare. Questo mi viene da pensare che abbia tratto in inganno quelli dietro, che ci hanno visti partire, quindi sono partiti anche loro, solo che poi noi abbiamo rallentato. Quindi cosa succede, vedete? Loro si lanciano a cannone, arrivano più forte. Vedete qua. Guardate nel momento in cui alzo il piede quanto mi si avvicinano. Boom. Quindi mi viene da pensare che sia stato questo che li ha portati a fare quella manovra. Quello che comunque non capisco è nel momento in cui arrivi qui, alza il piede. E quindi è successo che mi hanno passato prima del traguardo e giustamente sono stati penalizzati immediatamente. Si arriva poi all'incidente alla prima curva. Ve lo faccio vedere a velocità normale e poi lo analizziamo per capire che cacchio è successo. Boom. Risultato, Palumieri, pilota con la macchina gialla, ritirato e io ala rotta. Ora, in tanti possono dire Palumieri non avrebbe dovuto essere lì perché t'ha passato irregolarmente con la safety car. Come dire, se l'è andata a cercare. Qui si va a ragionare sull'etica. Non è così che ragionano i giudici di gara. Cioè, analizzano i 2 episodi. Ripartenza, un episodio penalizzato.
incidente un altro episodio. Cioè, non è che se lui non deve essere lì, allora io posso fare quello che voglio. Detto questo, guardate cosa succede. Arriviamo alla prima curva e a questo punto io vedo che qui c'è lo spazio. Ma con spazio non intendo spazio per infilarmi e fare un sorpasso. Intendo semplicemente lo spazio di fare la linea normale che si dovrebbe fare. La linea normale consiste nell'andare a prendere il cordolo qui e fare la traiettoria. E Palumieri vedo che è qui. E bene o male, vedete, vedo che io, guardate la velocità, che io sto mantenendo la velocità degli altri. Non mi sono infilato a cannone 30 km/h più forte. A questo punto, quando io ormai ho inserito la macchina e sto andando sul cordolo, Palumieri decide di cambiare completamente traiettoria e tagliare tutta la pista per cercare di portarsi a sinistra e fare un incrocio su loro due e uscire più forte. Cosa succede? Che arrivati a questo punto, vedete, lui sterza di colpo a sinistra e io mi trovo sul cordolo col volante completamente girato. Io a questo punto non posso più fare niente. Non solo, la sterzata di Palumieri verso sinistra è stata talmente violenta che, guardate qua, lui è andato in sovrasterzo, vedete? Guardate la mano. Lui sta controsterzando. Io, a questo punto, che sono completamente sul cordolo, dove vado? L'obiezione che mi è stata fatta è: beh, a questo punto potevi frenare. Certo, volante completamente girato, gomme non perfettamente calde perché siamo appena ripartiti, in curva, appena tocco i freni, blocco, vado dritto e lo centro. Quindi frenare non potevo, sterzare di più non potevo, perché dove vado? Quindi a questo punto il contatto è stato inevitabile. Vedete? Ci siamo toccati. Io comunque ho cercato fino all'ultimo di evitare il contatto. Nel momento in cui la mia ruota tocca quella di Palumieri, cosa succede? Automaticamente la macchina ne parte in sovrasterzo, io devo correggere, la sua macchina parte in sovrasterzo dall'altra parte e ci troviamo inevitabilmente ad agganciarci l'un l'altro. Palumieri tutto a destra, io faccio la mia linea, lui incrocia completamente la traiettoria, me lo trovo davanti, non so più dove andare e ci tocchiamo. Il risultato di questa manovra è stata che io sono stato penalizzato. Onestamente non sono assolutamente d'accordo con la penalità, ma lo reputo un incidente di gara, perché io non ho tentato nessun sorpasso su nessuno, ho semplicemente fatto la mia linea. E se il pilota di fronte a me, a un certo punto, decide di colpo di cambiare linea, e io sto già inserendo la macchina in curva, e lui ha scartato talmente veloce che gli è pure partita la macchina in sovrasterzo, come faccio a evitarlo? Cioè, dove vado? A questo punto qui dove vado? Quello che mi è stato detto è: eri dietro. Faccio: ok, ero dietro. Però se quello davanti mi cambia linea all'ultimo e io sono in curva inserito con tutto il volante girato, non posso frenare. C'è da dire che questo incidente ha sollevato un po' di dubbi perché alcuni erano dalla mia parte, altri erano dalla sua parte. Vabbè. C'è anche da dire che in realtà la penalità non ha cambiato minimamente la classifica, perché essendo Palumieri e Tarani entrambi penalizzati con una penalità maggiore della mia, perché quello che hanno fatto prevede una sanzione maggiore rispetto alla mia posizione d'arrivo resta quella. Quindi sono stato penalizzato, sì, ma il risultato di gara non cambia minimamente. Quindi è inutile star qua a far polemiche, però ci tenevo ad analizzare questi incidenti perché ho visto che hanno sollevato molti dubbi nel video della scorsa gara. Bene, per questa puntata è tutto, restate sintonizzati sul canale e se non siete ancora iscritti iscrivetevi perché tra pochi giorni uscirà il video di gara 2. Ciao a tutti!